Generalmente la lasagna io la preparo con le lasagne già comprate, però oggi ho la voglia di fare una lasagna molto raffinata con le sfoglie preparate a mano e quindi qui è pronta la mia macchinetta. Fare le sfoglie a mano richiede sicuramente un pochino di tempo, però questo tempo noi lo recuperiamo perché le sfoglie non le andiamo a bollire, le andiamo a alternare così crude nella teglia con la besciamella e con il ripieno. E seguite il video fino alla fine perché vi mostrerò un trucchetto di mia cognata Marirosa per far rimanere la lasagna perfettamente morbida per non farla bruciare in superficie durante la cottura. Mettiamo dell'acqua bollente sul fuoco. Con un pizzico di sale. Questo ci serve per dare un bollo agli asparagi. Questi sono asparagi surgelati. Bolliamo le punte e ora i gambi li andiamo a tagliare in pezzetti andando a scartare la parte terminale che è più fibrosa. E dopo un minuto possiamo andare a togliere le punte dall'acqua. E anche questi li andiamo a bollire. Dopo 5 minuti gli asparagi sono cotti, li possiamo scolare dall'acqua e li andiamo a mettere nel bicchiere di un frullatore. E andiamo a frullare. Tanto da ottenerne una purea abbastanza liscia. E prepariamo adesso la besciamella. Mettiamo a scaldare il burro e andiamo a mettere nella pentola la farina. E dobbiamo far tostare la farina nel burro fino a formare quello che si chiama roux. Questo è il roux. Mettiamo un pochino di sale e mescoliamo continuamente per evitare che si formino grumi. Se qualche grumo si forma non è importante perché poi dobbiamo andarla a frullare insieme agli asparagi. Dobbiamo ottenere una besciamella abbastanza liquida, quindi adesso possiamo spegnere e possiamo andare ad aggiungere gli asparagi che abbiamo già ridotto in purea. Aggiungiamoci un uovo e frulliamo tutto insieme. E possiamo ora preparare le nostre sfoglie per la lasagna. Mettiamo la farina rimacinata di grano duro, un pizzico di sale, mettiamo un uovo e un pochino di acqua, questa è acqua oligominerale. Incominciamo a mescolare con il cucchiaio. E quando l'uovo è incorporato possiamo andare a impastare con le mani. Dividiamole in pezzetti e andiamo ad appiattire con le mani. Ed ora con la macchinetta andiamo a fare le sfoglie.
Partiamo con il tamburo a livello 1. Mettiamo i tamburi a livello 3. A livello 5. E prima di passarle a livello 7 ci fermiamo un attimo perché andiamo a preparare tutto quello che ci serve per metterlo nella pirofila. Abbiamo già pronta la besciamella agli asparagi, qui abbiamo il prosciutto, lo dobbiamo tagliare a striscioline e questa è una scamorza che dobbiamo tagliare in fettine veramente sottilissime. E tagliamo anche il prosciutto. Nella pirofila andiamo a mettere della besciamella agli asparagi. E adesso possiamo andare a tirare la sfoglia a livello 7. Il livello 7 è l'ultimo livello, quindi andremo a ottenere delle sfoglie veramente sottilissime. Questo ci permette di mettere le sfoglie nella teglia senza andarle a bollire. E otteniamo veramente una sfoglia trasparente. Andiamo a tagliare in pezzi e la andiamo a mettere nella teglia. Mettiamo adesso la scamorza, le punte degli asparagi, abbondante parmigiano, il prosciutto e un bel po' di besciamella. Copriamo con la sfoglia . Le punte degli asparagi . E quindi chiudiamo il ripieno con le ultime 2 sfoglie. Portiamo verso l'interno i bordi . Ci andiamo a mettere il resto della besciamella . Qui abbiamo una sfoglia in più. Non è che abbiamo sbagliato con le dosi, questo è il trucchetto di mia cognata Marirosa. Lei che cosa fa? Prende una sfoglia e va a chiudere la lasagna dopo aver messo l'ultimo strato di besciamella. Questo permetterà alla besciamella di non bruciarsi, di non seccarsi. E ora questa la possiamo andare a mettere nel forno. Andiamo a togliere questo primo strato di pasta, mettiamoci un pochino di parmigiano e quest'ora la andiamo a rimettere in forno per 10 minuti.